Venezia non è una città come le altre nel mondo, ma è una sensazione come una sinfonia orchestrale, e per cui fare una grande installazione come quella che sto preparando io diventa un privilegio per un artista come me. Avendo a disposizione Piazza San Marco, grandi cascate di oro che scendono, delle cascate che escano fuori da queste grandi finestre del Museo Correr, in dialogo con la Basilica di San Marco. Le finestre sono 15 e sono alte 4,50 m, per cui la dimensione di quest'opera è 58 metri. È una grande installazione. Ho usato l'oro perché in un momento molto particolare come il nostro tempo abbiamo una specie di buio dell'indifferenza, dell'ignoranza, della gente passiva rispetto alla cultura. L'oro è l'unica cosa che luccica e che dà una vivacità, che dà un pensiero, perché nel nero della cultura l'oro emerge. Con l'acqua, con la luce, con il vetro, cioè è veramente una situazione magica questa di Venezia. L'oro per la prima volta non sta fermo, ma si muove, si articola, ed è elastico, è fluido, è come la città. È inimmaginabile pensare questa mia grande installazione senza di oro. Sembra quasi impossibile, perché è talmente perfetta la congiunzione di noi, per cui diventa un'osmosi, diventa una specie di intervento in cui non si sa dove finisce Plessis e dove comincia Dior, perché Dior è oro. Se io penso a Dior, penso a una maison in cui l'oro ha il sopravvento su tutto. Io continuo a sognare, perché il sogno è l'unica cosa importante, e quando sogno uno l'arte veramente è l'unica cosa al mondo che ancora ci potrà salvare la vita.